Riguardo al fatto di Emanuele Orlandi, per trovare la soluzione del caso, andate a vedere chi è sepolto nella cripta della Basilica di Sant'Apollinare e del favore che Renatino fece al Cardinal Poletti all'epoca. E chiedete al barista di via Montebello, che pure la figlia stava con lei, con l'altra Emanuela, e i genitori di Emanuela sanno tutto. Però siccome siete omertosi non direte un cazzo, come al solito. Questa registrazione non l'ho mai sentita, è la prima volta che la sento. Ma si sa chi ha fatto questa dichiarazione? No, non lo sappiamo. Però assomiglia molto alla sua voce, non è stato lei. Ma no. E poi io non parlo romanesco, e poi non dico parolacce. Sembra surreale questa cosa. Eh sì, piuttosto. No, io questa non l'ho sentita. Non l'hai sentita? No. Questa io te l'avevo già fatta Ma sentire. no, me ne ricorderei, no, non l'ho sentita. E poi che importanza ha? Poi? Molti hanno detto che è simile alla tua di voce. No, Per questo sono capirai, tornato. capirai, non lo posso stabilire io, sai, la voce la devono stabilire gli altri, come una voce. Non mi sembra comunque, è una voce più leggera, più giovanile. È una telefonata di almeno 10 anni fa. Mhm. Vabbè, comunque, che cercate da me? Informazioni. Sì, vabbè, no, per favore, allora non venite più, anzi, andatevene. Ma perché qualcuno ti ha detto qualcosa? No, no, Perché adesso oggi sei perché, più arrabbiato del solito? no, perché ci ho ripensato, perché mi avete identificato con questo cretino, che poi, se te l'ho già detto, se io avessi visto per ultimo Emanuele Orlandi, l'avrei detto alla polizia, no? Certo. E allora, Sì, allora perché mi identificate con questo qui? È questo l'ultimo che ha visto Emanuele Orlandi? E questo no. è un identikit fatto da un vigile urbano quel giorno Mm, che avrebbe visto eh, la ragazza parlare con questo eh, uomo qua. oh. E siccome questo qui non mi assomiglia per niente, che andate cercando? Te dice non ti assomiglia, alcuni hanno detto no, Sì, sì, sono un assomiglia, sosia. è un Vabbè, vabbè. sosia, Ma quale sosia? Ma non mi assomiglia. e neanche la voce. La voce no, se è quella che avete sentito, no. Ma insomma mi state accusando di qualche cosa? Non è divertente in questo caso. 20 aprile 2005. Durante la commissione parlamentare d'inchiesta, Ilario Martella, il magistrato che si è occupato dell'attentato a Giovanni Paolo II, risponde a una domanda sul legame fra il sequestro della Orlandi e il tentativo di utilizzarlo come merce di scambio per liberare Ali Akçaa. Non posso dire che esistono elementi concreti, ma solo ipotesi plausibili. Emanuele Orlandi viene rapita proprio nel periodo più caldo della mia istruttoria. Anzi, ricordo che all'epoca mi trovavo in Bulgaria. Per quanto si sia cercato di trovare soluzioni diverse da questa, devo dire che non sono state trovate. Ora mi sembra, al di fuori di ogni prova concreta, che non esiste, che continui a sussistere il sospetto dell'esistenza di un collegamento fra l'attentato al Papa e il sequestro della Orlandi, in quanto, ripeto, non sono state trovate soluzioni diverse o di pari plausibilità. «18 luglio 2005. Alla redazione del programma televisivo Chi l'ha visto arriva una chiamata anonima che dice: Riguardo al fatto di Emanuele Orlandi, per trovare la soluzione del caso, andate a vedere chi è sepolto nella cripta della Basilica di Sant'Apollinare e del favore che Renatino fece al Cardinal Poletti all'epoca. E chiedete al barista di via Montebello, che pure la figlia stava con lei, con l'altra Emanuela, e i genitori di Emanuela sanno tutto. Però siccome siete omertosi non direte un cazzo, come al solito. Nella cripta a Sant'Apollinare c'è Enrico De Pedis. La vicenda era nota dal 9 luglio 97 grazie a un articolo apparso sul Messaggero. Partono dei controlli, che trovano documenti originali dell'autorizzazione allo spostamento dei resti di De Pedis dal cimitero del Verano a Roma alla cripta sotterranea della Basilica di Sant'Apollinare. Firmati, come si è già detto, da Monsignor Pietro Vergari e dall'allora vicario di Roma Ugo Poletti. In via Montebello c'è il bar del padre di Mirella Gregori, morto da tempo. Secondo gli inquirenti, la voce anonima apparterrebbe a Carlo Alberto De Tomasi, figlio di Giuseppe De Tomasi, legato alla banda della Magliana. Sempre secondo gli inquirenti, Giuseppe sarebbe il Mario
che chiamò a casa Orlandi il 28 giugno 83. Tuttavia nel 2011 emergerà una sentenza del 94 nella quale si afferma che il 21 giugno 83, giorno prima della sparizione di Emanuela, Giuseppe De Tomasi veniva tratto in arresto con mandato di cattura per riciclaggio di denaro. De Tomasi non può aver rapito Emanuela e non può aver telefonato dal carcere, né dunque può essere stato Mario. «3 ottobre 2005. Il Vicariato di Roma emette un comunicato stampa. Gli attuali responsabili del Vicariato, pur comprendendo che tale sepoltura possa sollevare notevoli perplessità, devono precisare di essere venuti a conoscenza di essa soltanto dopo la morte del cardinale Ugo Poletti, che l'autorizzò, e di non possedere altre informazioni in merito al di là dell'autorizzazione stessa e di un attestato di Monsignor Pietro Vergari, allora rettore della Basilica di Sant'Apollinare, già resi pubblici dai mezzi di comunicazione. Non si ritiene d'altronde di dover procedere all'estumolazione, stante l'autorizzazione concessa dall'allora cardinale vicario, oltre che per il rispetto che comunque si deve ad ogni defunto. Appare infine infondato qualsiasi collegamento tra la scomparsa di Emanuela Orlandi, che ha avuto luogo il 22 giugno 83, e la sepoltura di Enrico De Pedis in Sant'Apollinare, avvenuta oltre 6 anni dopo. Questo vicariato comunque, per parte sua, non si oppone ad eventuali accertamenti in merito. Sul suo sito web, Monsignor Pietro Vergari scrive come ha conosciuto De Pedis. Nel carcere mai ho domandato a nessuno perché era là o che cosa avesse fatto. Tra le centinaia di persone incontrate parlavamo di cose religiose o di attualità. Enrico De Pedis veniva come tutti gli altri e fuori dal carcere ci siamo visti più volte, normalmente nella chiesa di cui ero rettore, sapendo i miei orari, e altre volte fuori, per caso. Mai ho veduto o saputo nulla dei suoi rapporti con gli altri, tranne la conoscenza dei suoi familiari. Aveva il passaporto per poter andare liberamente all'estero. Mi ha aiutato molto per preparare le mense che organizzavo per i poveri. Quando seppi dalla televisione della sua morte in via del Pellegrino, ne restai meravigliato e dispiacente. Qualche tempo dopo la sua morte, i familiari mi chiesero, per ritrovare un po' di serenità, poiché la stampa aveva parlato del caso e da vivo lui aveva espresso loro il desiderio di essere un giorno sepolto in una delle antiche camere mortuarie di Sant'Apollinare, di realizzare questo suo desiderio. Furono chiesti i dovuti permessi religiosi e civili. Fu restaurata una delle camere e lì fu deposto. Anche in questa circostanza doveva essere valido, come sempre, il solenne principio dei Romani: parce sepulto. Perdona, se c'è da perdonare, a chi è morto e sepolto. Restammo d'accordo con i familiari che la visita alla cappella funeraria era riservata ai più stretti congiunti. Questo fu osservato scrupolosamente per tutto il tempo in cui sono rimasto rettore, fino al 1991. Quanto affermato da Monsignor Vergari viene confermato pienamente dalla vedova di De Pedis, Carla. Signore, ci spiega perché la tomba di De Pedis si trova in una chiesa? Senti, allora, ecco qua. Allora tu conosci internet? Sì. Allora tu fai www.vergarimonsignorpiero.com, c'è tutto lì. Autunno 2005. Giulio Gangi interviene per precisare la sua presenza in casa Orlandi negli immediati giorni successivi alla sparizione. Bisogna che io sfati una leggenda inventata dai giornalisti. Cominciamo col dire che io conoscevo gli Orlandi da prima della scomparsa di Emanuela. Avevo poco più di 20 anni. Mario Meneguzzi, lo zio della Orlandi, aveva una figlia e proprio di questa ragazza mi innamorai. Mi piaceva tantissimo, era riservata, educata, elegante nel comportamento. Una brava ragazza che conobbi perché l'estate dell'82 andai con un amico a fare una gita fuori porta nel paesino dove gli Orlandi avevano una casetta di villeggiatura, Torano. Fu così che la vidi per la prima volta. Quindi non è vero che il SISDE mi ordinò di infiltrarmi nella famiglia Orlandi per chissà quale scopo. A ogni modo, non mi fidanzai mai con la ragazza. Ci conoscemmo e diventammo amici. Ci frequentammo tra il 1982 e il 1983, perché le facevo la corte. La sera che scomparve Emanuela, lei mi telefonò e mi diede la notizia. Poi mi richiamò 2 giorni dopo, il 25 giugno 83, e mi chiese
se potevo dare una mano a cercarla, perché le avevo detto che ero della polizia, non del SISDE. La sera del 25 andai a casa Orlandi, in Vaticano. Mi accompagnò il collega amico col quale quella volta andai a fare la gita a Torano. Lui rimase in strada, io salii a casa loro e parlai coi genitori e lo zio. In quel momento al SISDE non importava un accidente di Manuela Orlandi. Ma nel settembre 2008 però lo stesso Giulio Gangi darà una versione un po' differente. Fu una mia iniziativa perché ero molto amico dei cugini, conoscevo anche il fratello. Fui io a presentarmi a casa degli Orlandi, la sera dopo, insieme a un amico comune, Marino Vulpiani, che è medico e dunque fa tutt'altro mestiere. Anche lui era preoccupatissimo perché viveva a Torano, lo stesso paese della famiglia. L'unico agente del SISDE a occuparsi della vicenda, fin dai primi giorni, sono stato io. «15 marzo 2006. Daniela Mobili viene ascoltata dagli inquirenti in merito all'omicidio di Roberto Calvi, capo del Banco Ambrosiano. La donna abitava in circonvallazione Giannicolese 161, dove vennero anche cercate delle tracce della presenza di Emanuela Orlandi. La Mobili è stata in carcere dal 1982 al 1984 e secondo i successivi racconti di Sabrina Minardi, sedicente amante di De Pedis, sarebbe stata la sua governante, Teresina, ad aver avuto a che fare con Emanuela Orlandi, accudendola mentre era segregata in un altro appartamento della Mobili, in via Antonio Pignatelli, numero 13. «26 giugno 2006. La polizia scientifica, dopo aver ascoltato la testimonianza di Sabrina Minardi, irrompe nell'appartamento di via Pignatelli e vi trova parecchi riscontri con il racconto della donna. Viene scoperto anche un corridoio sotterraneo, di cui lei aveva accennato, che portava direttamente all'ospedale San Camillo, 850 metri in linea d'aria. Dai consumi dell'acqua del giugno 83 si certificò che effettivamente quell'appartamento era abitato. Marzo 2008 viene pubblicato il libro Emanuela Orlandi la verità, scritto da Pino Nicotri. In esso si afferma che un noto studioso di cose vaticane, quasi sempre al seguito dei viaggi all'estero di Wojtyla, ha cercato spontaneamente Nicotri nel 2003, informandolo di una rivelazione fatta da 2 agenti del SISDE, ovvero che Emanuela sarebbe morta la sera stessa della scomparsa in un appartamento nei pressi di una curva di via Monte del Gallo, strada vicina al Vaticano, sul lato che va verso il Giannicolo. A poca distanza c'è la stazione ferroviaria di San Pietro, della linea Livorno-Roma. Siamo in zona Monte del Gallo, tra l'Acclivo, Salita e via Monte del Gallo. Sono zone che ha perlustrato dopo aver scritto i suoi libri. Quali sono le sensazioni nel ritornare sul posto e l'importanza strategica di questa zona? Dopo aver scritto il mio primo libro, quello del 2002, una mia fonte vaticana mi ha detto che 2 agenti del SISDE gli hanno detto che Emanuela Orlandi è morta la sera stessa in cui è scomparsa, cioè il 22 giugno 1983, la sera stessa in Salita Monte del Gallo. E io nel mio secondo libro, quello edito nel 2008, ho scritto sbagliando Salita Monte del Gallo, invece il messaggio originale era via Monte del Gallo. Comunque sono venuto a fare un sopralluogo in Salita Monte del Gallo e dintorni. E quando ho visto che c'è la stazione delle ferrovie di San Pietro, mi è venuto un colpo. Perché? Perché in una delle telefonate del cosiddetto americano si sente un fischio di treno e i magistrati non si sono mai spiegati il perché di questo fischio di treno. Il fischio di treno probabilmente è dovuto al fatto che l'americano, che evidentemente stava in zona Monte del Gallo, mentre telefonava dal suo telefono, si è sentito un fischio di treno che è della stazione questa qua. Uno dice potrebbe essere la stazione potrebbe essere che lui invece telefonava dalla stazione Termini, da una cabina telefonica. No,
perché se io telefono da una cabina telefonica della stazione Termini si può sentire l'altoparlante che annuncia l'arrivo o la partenza di un determinato treno, al che si capisce che io mi trovo nella stazione Termini. Invece il fischio di treno della telefonata dell'americano è un fischio casuale, perché lui è uno che stava nei dintorni qui, telefonava da casa sua o dal suo ufficio, quello che è, e casualmente si è sentito il fischio di treno della stazione, di questa stazione qui, casualmente. E comunque sì, voglio dire, è una sensazione molto angosciante, perché a me è stato detto che i 2 agenti del SISD hanno raccontato a questa mia fonte vaticana, molto ben informata, anche abbastanza vicina all'ambiente papale e anche allo stesso Papa, che Emanuela è morta nei paraggi di una curva che via Monte del Gallo a un certo punto pare faccia. Dico pare faccia perché io, dopo aver fatto il sopralluogo in salita Monte del Gallo sbagliando, quando mi sono accorto poi dell'errore, sono tornato, come si suol dire, sul luogo del delitto e mi è preso una tale sensazione di oppressione che me ne sono tornato indietro, non ho voluto controllare le ville, le villette, chi ci abitava e via di seguito. – 14 marzo 2008. Sabrina Minardi si presenta alla Procura di Roma dicendo di voler offrire la sua testimonianza. L'inchiesta riparte, guidata dal procuratore aggiunto Italo Ormagni. La Minardi sostiene che Emanuela sarebbe stata tenuta prigioniera in un sotterraneo facente parte di un appartamento di proprietà di Daniela Mobili, in via Antonio Pignatelli a Roma. Successivamente sarebbe stata eliminata assieme a un bambino, Domenico Nicitra, figlio di un altro boss legato alla banda della Magliana. Da parte di Sergio, l'autista di Renatino. Avrebbe informato anche del coinvolgimento di Monsignor Marcinkus. Alla specifica domanda tramite chi Renato era stato delegato a prendere Emanuela, la donna avrebbe risposto tramite lo IOR, quel Monsignor Marcinkus. Renato ogni tanto si confidava. Sulle motivazioni del sequestro avrebbe affermato: stavano arrivando, secondo me, sulle tracce di chi... Perché secondo me non è stato un sequestro a scopo di soldi, è stato fatto un sequestro indicato. Io ti dico Monsignor Marcinkus, perché io non so chi c'è dietro, ma io l'ho conosciuto a cena con Renato. Hanno rapito Emanuela per dare un messaggio a qualcuno. La testimone avrebbe sottolineato di non sapere chi materialmente prese Emanuela. Quello che so è che la decisione era partita da alte vette, tipo Monsignor Marcinkus, è come se avessero voluto dare un messaggio a qualcuno sopra di loro. Era lo sconvolgimento che avrebbe creato la notizia.